Benvenuti su un nuovo video del canale. Quest'oggi si frizza e si frizza forte. Oggi parleremo di uno degli archetipi a mio dire meglio ispirati e strutturati di Yu-Gi-Oh! I Kubiko, o Ukai in lingua originale. E probabilmente avrò già failato di brutto la prima pronuncia e siamo soltanto all'inizio. Comunque in descrizione troverete il timestamp se volete saltare le parti che trovate meno interessanti ed andare subito al sodo. Il termine Ukai può essere tradotto come le direzioni del mondo o mondi dalle 10 direzioni ed è un riferimento alla cultura e religione buddista ed ogni mostro è ispirato ad un Dikpala, una divinità guardiana di una determinata direzione del mondo, secondo l'induismo. Vengono chiamati invece Kubiko per via dell'utilizzatore del mazzo, Aigami, che ogni volta che evoca un mostro, strane forme geometriche e cubiche appaiono e vengono manipolate da quest'ultimo. Inoltre, la forma geometrica del cubo ricorre nelle religioni, dal cubo di Metatron alla Kaaba situata alla Mecca. Questo per sottolineare il legame matematico-religioso e geometrico dell'archetipo, che durante i duelli riesce a risvegliare negli avversari una mistica passione religiosa che rende capaci gli avversari di invocare le divinità a loro più care. I membri che compongono il mazzo sono di vari attributi, luce ed oscurità, vento, fuoco e terra, e l'unico che manca all'appello per ora è acqua. E anche di vari tipi, al punto di essere divisi in 3 grandi categorie: bestie, fate, demoni e mi dispiace per Duzza che è l'unico componente del tipo macchina. Analizziamo le carte, ma prima di ciò vorrei spiegarvi la funzione dei segnalini cubico che fanno parte della tattica del mazzo. Un mostro con un segnalino cubico non può attaccare ed inoltre ha il suo effetto negato fino a quando il segnalino non viene rimosso oppure quel mostro viene distrutto. Visham, il seme cubico, mostro oscurità di livello 1, attacco 0 e difesa 0, indistruttibile in battaglia, il che lo rende un'ottima difesa, tra le poche del mazzo. Inoltre se Visham ha combattuto si può spostare nella zona magie e trappole, divenendo una magia continua, che posiziona un segnalino cubico su quel mostro. Se poi, durante la propria main phase, Visham è ancora scoperto, si può evocare specialmente sul proprio terreno. Carta fondamentale anche perché tra le poche che si possono evocare normal, ed hanno un certo controllo del terreno. È ispirato a Vishnu o Vishnu, dio della realtà, della restaurazione, l'essere supremo, il preservatore che crea, trasforma e cambia l'universo, capace di incarnarsi in una delle sue 10 forme per preservare l'ordine dell'universo. E questo è l'elemento che ricorre nel playstyle del mazzo, poiché Visham viene impiegato per l'evocazione degli altri mostri, quindi una trasformazione da seme a dio, proprio come Vishnu che decide di incarnarsi in uno dei suoi avatar. Duzza, il vascello cubico Meteora, nome degno della moto di Chuck Norris, mostro luce macchina, livello 4 con attacco e difesa di 1600, quando evocato normalmente o specialmente permette di mandare una carta cubico dal deck al cimitero. Inoltre, durante il turno dell'avversario, se un mostro è già stato mandato dal proprio terreno al cimitero mentre Duzza era scoperto, può guadagnare 200 di attacco per ogni mostro con nome differente al cimitero. Il primo effetto sblocca decisamente la meccanica del mazzo, poiché come vedremo più avanti le magie e le trappole del Kubik hanno degli effetti estremamente utili, attivabili dal cimitero, ispirato al dio Haksha, dio del cielo e del paradiso, equivalente di Zeus. Geira, astuzia e re cubico, mostro di livello 2 di tipo fata, attributo vento, 0 attacco, 0 difesa, evocabile soltanto specialmente dalla mano mandando un Visham controllato al cimitero. Se evocato in questo modo guadagna 800 di attacco ed infligge 800 all'avversario. Inoltre, se combatte con un mostro avversario ed è sopravvissuto, può essere mandata al cimitero per evocare special fino a 2 Visham che si trovano lì. Così facendo permette di aggiungere alla mano il mostro Vulcano Dragni, il re cubico. Lui è la prima incarnazione di Visham e guardando attentamente gli artwork pare che i Kubik siano composti da uno o più Visham richiesti per l'evocazione, ispirato a Vayu, dio del vento e del respiro, infatti la carta è di attributo vento. Vulcano Dragni, il re cubico, mostro fatta, livello 3 di attributo fuoco, 0 attacco, 0 difesa, che può essere evocato specialmente dalla mano mandando 2 Kubik controllati al cimitero. Se evocato così permette di infliggere 800 all'avversario e le sue statistiche salgono a 1600. Inoltre, se combatte e sopravvive, permette di selezionare per 3 Visham al cimitero e, mandandosi lì, evocarli per poi aggiungere dal deck alla mano Indiora Volt, imperatore cubico. Dragni o Dragni è ispirato al dio del fuoco Agni.
Infatti la carta è di attributo fuoco, incarnazione della materia esistente insieme agli altri elementi, che rappresenta il cambiamento, la conoscenza e l'energia, dotato di più teste poiché funge da tramite tra divinità ed umani. In Diora Volt, l'imperatore cubico, livello 4 luce tipo fata, evocabile dalla mano soltanto mandando 3 cubic che controlliamo al cimitero, se evocato così anche lui infligge 800 all'avversario e porta il suo attacco a 2400. Inoltre, se viene mandato al cimitero dall'effetto di una carta avversaria o in battaglia, permette di evocare 3 mostri cubici dal cimitero e di aggiungere una carta cubic dal deck alla mano, ispirato ad Indra, re assoluto del paradiso e dei Deva, gli dei, associato al fulmine, alla guerra ed i temporali, ma anche alla pioggia, celebrato per la sua potenza e visto come un eroe, e però, per via della sua natura edonistica, spesso crea disastri quando ubriaco. Disturba inoltre i saggi durante la meditazione poiché è consapevole del potenziale umano, che una volta espresso può superare e trascendere le divinità. Inoltre regna il reame della rinascita. Garnex Nero, la bestia cubica, mostro di livello 2 di tipo bestia, 0 attacco e difesa, attributo terra, evocabile solo specialmente dalla mano mandando un mostro cubic che si controlla il cimitero. In questo caso il suo attacco diventerà 1000 e se distrugge un mostro in battaglia permette l'evocazione di 2 Visham dal cimitero. Mandando se stesso al cimitero, inoltre, può aggiungere dal deck alla mano Garudia, l'ama, la bestia cubica. Garnex è ispirato al dio Ganesha, dio della saggezza, del successo e dei nuovi inizi, rappresentato come un elefante antropomorfo capace di rimuovere gli ostacoli posti dalla vita ed essendo la vita, o meglio l'esistenza umana strettamente collegata alla terra, la carta è di attributo terra. Garoda, l'ama, la bestia cubica, mostro bestia di livello 3 attributo fuoco, 0 attacco e difesa, evocabile specialmente dalla mano mandando 2 mostri cubici controllati al cimitero. Se evocato così avrà 2000 di attacco e potrà attaccare 2 volte. Se distrugge un mostro cubico, come al solito, permette di evocare fino a 3 Visham dal cimitero, mandando se stessa lì, e di aggiungere Buster Gundel, il Behemoth cubico, dal deck alla mano, ispirato a Garuda, uno dei veicoli del dio Vishnu, attraverso cui può influenzare il mondo, dalle sembianze di una bestia alata, emblema della Thailandia, protettore del Dharma e legato all'aria. Buster Gundil, il Behemoth cubico, mostro bestia luce di livello 4, 0 attacco e 0 difesa, evocabile mandando 3 cubic controllati al cimitero e se evocato così diventerà un 3000 di attacco capace di colpire ben 3 volte. Se mandato al cimitero permette di evocare 3 Visham da esso e di aggiungere una carta cubic a scelta dal deck alla mano. È ispirato ad un Gandharva, una classe di esseri celestiali dediti al canto e la danza, mentre nella dottrina buddista indica uno stato di equilibrio tra morte e rinascita. Nova Cremisi, il signore cubico oscuro, mostro oscurità livello 10 tipo demone, 3000 attacco 0 difesa, evocabile specialmente mostrando 3 carte cubic con nomi differenti in mano all'avversario ed è immune agli effetti dei mostri che hanno 3000 o meno di attacco. Inoltre, se attacca e distrugge un mostro avversario può attaccare una seconda volta. Durante l'end phase entrambi i giocatori subiscono 3000 danni, rendendo la carta una potente arma a doppio taglio capace di far finire la partita in pareggio. La carta è ispirata a Shiva, il grande dio del tempo, della meditazione e della danza, il distruttore del male, ed è il dio sterminatore dotato del terzo occhio, raffigurato con una luna crescente sulla testa, ricoperto di ceneri per ricordare agli uomini la natura effimera della vita, che alla fine, qualsiasi essa sia stata, si ridurrà comunque in polvere, mentre impugna un Trishula o Trishula, un tridente che rappresenta i 3 aspetti del dio, ovvero creatore, conservatore e distruttore. Infine il boss da extra deck, Nova Cremesi, Trinità il Signore Cubico Oscuro, livello 10, oscurità tipo demone, fusione, 4500 di attacco, 3000 difesa, evocabile fondendo ben 3 Nova Cremesi, non può essere distrutta da effetti di carte e non è bersagliabile. Quando attacca dimezza i life points avversari e se distrugge un mostro avversario può effettuare un altro attacco riattivando il dimezzamento. Inoltre, se il proprietario sta per ricevere un danno da effetto, infligge all'avversario lo stesso danno da effetto ricevuto ed è la raffigurazione della Trimurti, ovvero la raffigurazione delle 3 divinità principali, Brahma, Vishnu e Shiva, in una sola immagine. Mentre i mostri sono ispirati a divinità, le magie e le trappole sono invece ispirate a concetti o dottrine religiose, come il già citato Dharma.
La prima carta è Onda Cubica, una magia normale che seleziona un mostro cubico ed un avversario. L'attacco del mostro cubico diventa il doppio, mentre l'attacco del mostro avversario viene dimezzato. Effetto questo che può essere usato più volte, rendendo un mostro cubic veramente immenso. Inoltre, questa carta può essere bandita dal cimitero per mettere segnalini cubico sui mostri avversari pari al numero di mostri cubic che si deciderà di bandire dal gioco. Dal cimitero, ovviamente. La carta è ispirata al concetto di aura, un'emanazione spirituale del corpo, ma anche di animali ed oggetti, resa celebre da Dragon Ball, dotata, secondo i credenti, di colori, vibrazioni emanate dai chakra. Karma cubico. Una magia continua che se attivata permette di selezionare un mostro cubic, dopodiché si può mandare un qualsiasi numero di Vijam dal deck o mano al cimitero ed il cubic selezionato guadagnerà 800 per ognuno. Inoltre, se Vijam viene evocato special da effetto di un mostro cubic, mentre questa carta è presente, si può mandare Karma al cimitero per dimezzare life points avversari, ma l'effetto più utile è l'ultimo. Infatti, se questa carta è al cimitero e per effetto di Duza ci sarà al cimitero, si può bandire per aggiungere un cubic a scelta dal deck alla mano. È ispirata al concetto di karma, un principio spirituale di causa ed effetto, dove si crede che le azioni di un soggetto influenzino il futuro di quest'ultimo, nel bene e nel male. In particolare, il karma positivo generato da azioni positive porterà alla reincarnazione positiva, al contrario in qualcosa di negativo. Si potrà riassumere parte della teoria con la frase: quello che sei adesso è il risultato di ciò che hai fatto un anno fa. Dharma cubico, magia continua che annulla i danni derivanti da combattimenti che riguardano i mostri cubici. Dal doppio effetto si può mandare una carta cubico da mano al cimitero per pescare uno, oppure si può bandire questa carta dal cimitero per recuperare un mostro cubico che si trova lì, ispirata al principio del Dharma, ovvero un insegnamento buddista che può essere considerato un insieme di leggi religiose e morali, una legge cosmica del dovere. Infine ci sono le carte trappola. Rinascita cubica. Quando l'avversario attacca direttamente, l'avversario evoca specialmente quanti più mostri possibile con lo stesso nome di quel mostro, da deck, cimitero e mano. E quei mostri evocati così avranno un segnalino cubico. In più, per ogni segnalino cubic messo così, si può evocare un cubic dalla propria mano di livello 4 inferiore, ignorando le sue condizioni di evocazione. La carta è liberamente ispirata al concetto di samsara o samshara, ovvero il ciclo di morte e rinascita influenzato dal ciclo karmatico, da cui si può liberare attraverso altri principi che vedremo in seguito. Al contrario, si resterà vincolati in un circolo dove bisogna accumulare karma positivo o negativo, reincarnandosi in animali o uomini in base a ciò. Mandala cubico, trappola continua attivabile se si controlla un cubic sul terreno, evoca sul terreno avversario tutti i mostri che sono stati distrutti in questo turno, ma avranno tutti 0 attacco ed un segnalino cubico. Mentre l'avversario controlla uno o più di quei mostri, viene negato ogni effetto di mostro controllato dal nostro avversario. Inoltre, quando non ci sono più mostri sul terreno evocati così da questa carta, essa viene distrutta. La carta è tratta dai mandala, formazioni geometriche di simboli che aiutano a concentrarsi e focalizzarsi su se stessi, permettendo ai novizi di ritagliarsi uno spazio spirituale che servirà in seguito per la meditazione, usato anche nella religione cristiana. Ascensione cubica, trappola. Se l'avversario dichiara un attacco, possiamo evocare special un Vision dal deck e spostare l'attacco su di esso. Se i life points dell'avversario sono però 2000 più alti dei nostri, possiamo bandire questa carta dal cimitero ed evocare un Vision da mano, deck o cimitero. Se invece addirittura non controlliamo mostri, possiamo evocarne altri due. Insomma, la carta migliore per quanto riguarda la difesa dell'archetipo, ispirata al concetto del moksha, ovvero la libertà, l'emancipazione dalle catene del samsara, ottenibile solo con la conoscenza della vera interiorità, liberandosi dalla nebbia dell'ignoranza che offusca la nostra percezione del mondo, trasformandoci in verità concreta. Causalità cubica, carta trappola che distribuisce segnalini cubico pari al numero di mostri cubico che controlliamo. Può essere bandita dal cimitero per selezionare un cubic per questo turno. Ogni volta che distruggerà un mostro con un segnalino cubic, l'avversario subirà danni pari all'attacco originale di quel mostro, ispirata al concetto di mi scuso già, del Satkarivada, una scuola filosofica che descrive origine ed evoluzione dell'universo attraverso la causalità, percependo l'origine di tutto come una conoscenza e una coscienza eterna. Infine, unificazione dei signori cubici, trappola normale che funge da polimerizzazione dell'archetipo. In più, se un cubic viene distrutto, può essere bandita per evocare un cubic special di livello 4 inferiore da mano o deck, ignorando le sue condizioni di evocazione. È ispirata al Tridevi,
la versione femminile del Trimurti, composta da divinità femminili Parvati, Ikshmi e Sarasvati, creazione, conservazione e distruzione, e sono le spose del Trimurti. Il mazzo, per quanto possa essere tra i meglio ispirati, a livello di playstyle è carente. Può essere paragonato ad un vero e proprio testo croce, capace di vincere in modo assoluto oppure perdere male. Si può creare una versione OTK, una versione Turbo Fusion o quella Barn che mi vedrete utilizzare nei replay, capace di bruciare ben 6000 life points e vincere semplicemente entrando in end phase. Il rischio però di avere mani morte è alto ed i requisiti specifici dell'archetipo non permettono di usare molte carte appartenenti ad altri archetipi, anche se Sepoltura Sciocca di Beni e Spudburst Dragon sinergizzano davvero molto con il mazzo insieme a Monaco Evocatore. L'extra è personalizzabile, qualsiasi rank 4 e 10 va bene. Personalmente io preferisco Baguska per la difesa e Gustav Max per tentare un first turn kill. Monte Legame dei Vincoli renderà inoltre il vostro Nova Cremesi indistruttibile ad effetti e intargettabile, donando anche un più 1000 danni burn che non fanno mai male a voi. L'avversario invece si vedrà sto bestione immune agli effetti dei mostri da 3000 o meno, indistruttibile da effetti e intargettabile, guardarlo come un agnello a Pasqua. Macrocosmo e qualsiasi carta bandisca sono problemissimi per il Kubik, dato l'abuso del cimitero, ed una volta che i 3 Nova vengono tolti di mezzo, difficilmente si può rimontare. Got it! Yeah, boy. Oh shit. Here we go again. Another one. Ho ho! Why you bullying me? Wait, what? Do it! Just do it! Bruh. Fuck! Try me, bitch. NANI?! NANI?! Yeah, boy.
No, 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 no. Oh shit, here we go again. Now that's a lot of damage! Fuck this shit, I'm out. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividete e nei commenti proponete pure il prossimo archetipo.